Signore e signori, buon pomeriggio, ben tornati alla quarta serata della 6 Serie Internazionale Città di Pordenone. Cartolina dal velodromo con le montagne e il Piancavallo leggermente velate dall'umidità. Speriamo che questa sera la pioggia ci lasci in pace. Giornata bella calda, anche particolarmente afosa, abbiamo visto l'umidità. Qui al velodromo siamo con la prima gara per quanto riguarda gli Open delle 6 sere, ossia lo scratch numeri neri, poi avremo lo scratch dei numeri rossi, inquadrato e Ferruzzi Manuele della Hobby Bike, no perdon, Veder Justin da CRM Battistella, mi si è intorcolata la vista, quindi oggi le gare avranno un tenore un po' più rilassato rispetto agli altri giorni, perché avremo i due scratch, numeri neri e numeri rossi, poi ci sono i giovanissimi che daranno lo spettacolo, per continuare con la Madison Donne Elite e la corsa a punti degli Open, scratch, Keirin, che hanno fatto le qualifiche oggi pomeriggio per le due finali primo sesto e finale settimo, primo sesto settimo quattordicesimo, perché erano in 14 le ragazze. Quadrato adesso Kojima Naoki, e questo invece col dorsale 1 è Evik Oeri, detentore virtuale della 6 serie, perché l'ha conquistata lo scorso anno. Manca, non vedo la maglia qui sotto, la maglia dei leader, forse stanno arrivando. Davanti a lui col dorsale 16 40 Samuele. Siamo pronti per la partenza, che è arrivata anche la coppia numero 6, la coppia dei leader. Colpo di pistola da parte di Chiara. Sono 20 i giri. Vedi giri, sono 19, la coppia 17 purtroppo con la caduta di ieri sera ha dovuto abbandonare la competizione. Col dorsale 1 Vecchio Eri, Fondazione Friuli, con il 3, con il 2 Lamon Francesco, BGC Pordenonese, 4, 3 Stella Davide, Casa di Gaia, 4 Hans Christ, Banca 360, 5 Zhou Kai Wong della Lightech, 6 i leader Fiorin Matteo da St. Chemical, 7 Fugo Tiago, Banca della Marca, 8 Zvekov Nikita, Unieuro Baviera, 9 Ferrari Agustin Volata, 10 Kojima Naoki Le Monde, 11 Igual Eric Salvador, Officine Meccaniche, 12 Banasek Alan Aspiratori Otelli, 13 Krenek Adam Latterie Friulana, 14 Bucciarelli Nicolas Tecno Saldatura, 15 Imamura Sansuke della Friuli Intagli, numero 16 40 Samuele della Gea, 18 Veder Justin CRM Battistella, 19 Ferruzzi Samuele Hobby Bike, 20 Frisley Graham della Diet. Tutti insieme appassionatamente, quando mancano per loro 17 giri al termine.
Tutto in fila all'uscita della parabolica box. Non ci sono grossi cambi, non li vediamo particolarmente attratti da questo scratch, che comunque, attenzione, darà punti importanti, non è che è così tanto per passare il pomeriggio. Qualche cambio sull'alto della parabolica. E via che si continua, fila indiana. Scendono i giri. E si alza il ritmo. Quasi approfitterei del momento anche per dare un'occhiata alla classifica generale della 6 serie. Diamo anche un'occhiata appena possibile a quella che è la classifica delle 6 serie dopo 3 giornate. Tra l'altro tutte e due, sia nella seconda che la terza giornata, non c'è stato una gara che non sa da fare. Ancora qui testa a giri pieni. Abbiamo Fiorin Galli della classifica, secondo posto Evik Dorenbos della Fondazione Friuli, 30. Terzo Igual Cannella Salsodoro, la Mosca Tezzini della BCC Pordenone. Queste sono anche a giri pieni, gli altri tutti quanti con uno o più giri persi, giri di ritardo su quella che è la situazione della gara. Siamo al giro di boa per quanto riguarda la sessione che abbiamo fatto quest'oggi. Si va a recuperare un po' di punti. Oltre a questa gara, questa sera ci sarà anche la Madison. Ieri sera invece la prova contro il tempo, il giro lanciato. I campionati europei Terni e Steyer. 8 giri al termine. Non c'è molto agonismo in questo momento. Anche loro hanno una giornata piena. Scendono i giri, sale il ritmo. Comincia a diventare classica dello spazio, in cui ci si allunga notevolmente per arrivare a prendere i 10 punti e vincitore.
Non succede ancora nulla di particolare. Si prova così di prendere la posizione. Quattro giri al termine. Quattro giri al termine. Che aumenta appunto negli ultimi giri la pressione. Si portano in testa tre coppie che vanno a condurre la 15 con Imamura Sensuke, maglia rosa, facile inconfondibile. Continua Imamura, va, si volta, non vede nessuno dietro di lui, cerca l'azione solitaria, esce fuori Barasnek Alan, che però rinuncia. Eccolo qui che si rialza. Ultimo giro per Imamura. Ultima parabolica per Imamura. Ci ha creduto, quando gli altri sembravano si sono rialzati, si rialzerà anche lui e va senza grossi battenti. La vittoria Imamura, anzi Sensuke della Friuli Intagli, qui inquadrato in questo momento. Contento della prestazione il nipponico. Al secondo posto dovrei passare Davide Stella, Cesare De Gatti. Sì, Sensuke Imamura, Davide Stella, coppia 3, coppia 10, Terada Kojima. Eccolo qui, Sensuke Imamura, taglio tattico. Sensuke Imamura che adesso torna al box. E adesso arrivo i numeri rossi.
Ecco che stanno prendendo spazio. Stanno scaldando le ruote qua in pista, i dorsali rossi. Con al via Dorenbos, Jan Dorenbos per la Fondazione Fiori con il dorsale 1, dorsale 2 Michele Scappezzini 15 con il dorsale 4 giallo Vladislav Loginov dell'8 360, col dorsale 3 Davide Buscaro Cease De Gaia, dorsale 16 Francesco Matteoli Agea. Arrivando Xavier Canellas, dorsale 5 Zhu Wei Chu, dorsale 6 leader Niccolò Galli da San Francisco, dorsale 7 Geoffrey De Guerse da Danimarca, col dorsale 8 Sergei Rostovstes dell'Unione Baviera, dorsale 9 Ramiro Videla della Volata, dorsale 10 Yoshiki Terada, dorsale 11 Jan Dorenbos olandese, che insieme con Oeri Amiche vogliono riportarsi in Olanda ecco per il premio della 6 dorsale 13 Denis Rugovac da Tenerife Friulane, inquadrato abbiamo Yoshiki Terada, il nipponico, in coppia con Naoki Koshima. Costa Ares alla sinistra, alla destra Francesco Mattioli, Costa Ares per la Taet, Francesco Mattioli per la Gea. Coppia 18, questa è la coppia 8, Sergei Rostovtsev, Euro Baviera. Penso di averle nominate tutte, in ordine sparso, ma 19 coppie che sono in pista quest'oggi. Portolani, partono per il giro di raggruppamento. Se la prendono comoda con questo giro di raggruppamento. Partenza. Si comincia con la bada più il caldo prime fasi sicuramente di confidenza con la bicicletta. Ripeto, oggi particolarmente affosa la giornata, il velodromo è un il cambio di temperatura dall'esterno fino all'interno.
...16 giri al termine... ...partono 2 atleti in caccia... ...con Xavier Canellas con la maglia arancione... ...e... ...Vladislav Loginov con la maglia verde... ...11-4 per 2 coppie... Partono i 2 in caccia, il gruppo si mantiene in mezzo e ci sono anche 3 atleti in coda che si sono attardati, forse il ritmo già imposto ai primi giri sta facendo un po' male alle gambe. Eccoli 2 con Xavier davanti e con Loginov dietro, maglia verde, che sta facendo il famoso ciuccia ruota. No, si dà il cambio, Loginov passa davanti. Rientrano gli attardati, adesso rimane... Ah no, sono qui, passano adesso i 2 attardati, 18-7. Emmerger, Lars e Geoffrey de Guers nettamente staccati così. Stanno tenendo il da farsi, si rialzano i 2 di testa, la testa della corsa diventa di nuovo un blocco. 11 tornate al termine. Nulla di particolare se non che la coppia in coda alla 18-7 sembrano ormai lì ad attendere il gruppo che li riassorba. Nove giri al termine. Sì, infatti si attendono tranquillamente il doppiaggio. Lars Emmenegger e Geoffrey de Guers. Gruppo che si rialza a sua volta. Sette giri al termine. Dopodiché abbiamo i ragazzini, i G5 G6, faranno prima la corsa a punti e poi successivamente proprio avanti faranno anche lo scratch. Così diamo modo anche a chi è qua in pista di
respirare gli atleti, sto parlando, il pubblico è qui tranquillo, c'è anche il bar che funziona bene e se volete mangiare c'è anche il servizio di ristorazione. 6 al termine, stavolta è Daniele Stanisveschi dell'Aspiratore Otelli, che però si rialza subito. Come li nomino? Dicono no, non voglio essere io il primo. Vedete i cambi regolari che si danno gli atleti. Controllo le spalle per non travolgere nessuno e rallentano il ritmo. Cinque al termine, gli scartezzini lì davanti che non sa cosa aspettare, aspetta il da farsi. Scatta la coppia 14, scatta Julien Bortolami della Tecnosaldatura, e lui vi ha deciso, risponde adesso Filippo Bolognesi, si porta dietro anche qualche altro compagno di gara, ma più forte di lui abbiamo Xavier Canellas con la maglia arancione delle Officine Meccaniche Salvador, che va a far compagnia a Bortolami e Canellas vanno d'amore d'accordo, si infila dietro di loro anche Bolognesi in 3, centinaio di metri abbondanti il vantaggio che hanno sul gruppo. Due giri, anzi un giro e mezzo per i 3 atleti in caccia, con il gruppo che rinviene a forte velocità. Esce dalla parabolica, vediamo Liane nel mirino e sembra avere un po' di più il gruppo rispetto a quello che è il trio di testa, che però allungano anche loro, tengono sempre una cinquantina di metri, anche qualcosa meno di vantaggio sul gruppo alle loro spalle, ma ormai sembra che possano senza problemi rientrare e portarsi a casa la vittoria. Deve essere andata a Xavier Canellas della Officina Meccanica Salvador. Vediamo sempre il responso della giuria. Eccolo inquadrato Xavier Canellas. Confermata la vittoria di Xavier Canellas, 10 punti anche per loro. Al secondo posto Filippo Bolognesi della Obiet Bike con la maglia numero 19. Terzo posto Julien Bortolami, maglia 14. Andiamo alla premiazione. Arriva con calma Xavier Canellas. Eccolo qui, pronto per ricevere i fiori.
Grazie. Sono contento di essere arrivata 1. Eccolo. Eccolo qui, Cannella Xavier, Fucina Meccanica Salvatore, vincitore dello Scratch rosso. Vi saluta e se ne torna onestamente in iBonus. Adesso mini break con i giovanissimi. Signora controlla il numero 49 il comando della pedale marinese signora il 53 Filippo Giacomo della Monta Bolzano, 59 Filippo Giacomo votato da Giocare 69 solo della Marinese signora 62 Giovanni 69 CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Buonasera e bentornati in pista per le gare giovanissimi che svolgeranno della categoria G5 e G6, svolgeranno la corsa a punti e successivamente lo scratch. Adesso sta facendo il giro di raggruppamento la categoria G5. In pista troviamo numero 49 Leonardo Tonon del pedale marenese, numero 53 Filippo Giacobo del Team Bosco di Orsago, numero 59 Kevin Fantin del Gottardo Giochi Caneva, numero 60 Leonardo Galli del Gottardo Giochi Caneva, numero 62 Giorgio Santin del pedale marenese, numero 64 Cristiano Liessi del pedale marenese e numero 71 Alvise De Rosso del Postioma. C'è stata una caduta in pista, nulla di grave, i ragazzi si stanno rialzando, sono scivolati perché andavano piano. Nel frattempo i tre corridori continuano a fare il giro della pista, si stanno portando sul rettilineo di arrivo. Il giudice sta dicendo di rallentare e di tornare alla balaustra. La partenza è stata interrotta causa la caduta di 4 corridori. Attendiamo il responso del medico. Nel frattempo vediamo inquadrato il numero 71 Alvise De Rosso del Postioma e un corridore del Gottardo Giochi Caneva. Si è aggiunto uno dei corridori caduti. Si tratta del 62, il Giorgio Santin del pedale marenese. Vediamo, sta tornando in pista anche il numero 49 Leonardo Tonon del pedale marenese.
sembra che non si siano fatti niente. Anche gli altri due corridori stanno tornando in pista. Ferite solo nell'anima. Inquadrato il numero 59, Fantin Kevin del Gottardo Giochi Caneva. Gli altri due atleti li vediamo percorrere la pista per tornare in balaustra, dove verrà data la partenza, verrà ripresa la gara. Si tratta di una corsa a punti in cui la categoria G5 svolgerà 6 giri della pista con 3 volate, con 2 volate ogni 3 giri, l'ultima a punteggio doppio. Ecco lì che si sono attaccati anche i caduti alla balaustra. Per fortuna non si sono fatti niente, sono tutti pronti per riprendere la gara. Il via del giudice, è stato dato il via. Adesso riprendono. Ripresa la gara. Non c'è giro di assestamento, quindi al passaggio si riprenderà regolarmente e verrà scalato un giro. Proseguono con molta calma della categoria G5. Parte comunque con un certo sprint un corridore del pedale maranese che cerca di acquisire un po' di vantaggio sul gruppo, che di conseguenza accelera. Si portano sul rettilineo di arrivo. Il gruppo mancano 4 giri al termine. Numero 62 Giorgio Santin del pedale marinese è al comando. È stato sorpassato da un corridore del Caneva. Al passaggio Campana, prossimo giro, prima volata per la categoria G5. Il corridore del Caneva a condurre. Lo vediamo in body rosso e giallo e nero. Si tratta di numero 59 Kevin Fantin, che acquista un certo vantaggio sul gruppo, che cerca di prenderlo. Ce la fa. Fantin va a prendersi la prima volata della categoria G5. Teniamo l'ufficialità del giudice. Nel frattempo Fantin rimane al comando con un certo vantaggio anche sul gruppo. Risultato della prima volata: il primo numero 59 Kevin Fantin del Gottardo Giochi Caneva, inquadrato in questo momento in pista. Secondo numero 71 Alvise De Rosso del Postioma. Terzo numero 64 Cristiano Liessi del pedale marinese e quarto numero 49 Leonardo Tonon del pedale marinese. Si portano a casa il primo 5 punti, il secondo De Ross 3 punti, il terzo Liessi 2 punti e il quarto Tonon 1 punto.
Nel frattempo in pista abbiamo la campana che, oltre a simboleggiare l'ultimo giro, va a simboleggiare il fatto che il prossimo giro c'è l'ultima volata a punteggio doppio e decreterà il vincitore della corsa a punti in categoria G5. Inquadrato sempre numero 59 Fantin, che si mantiene alla testa del gruppo, che nel frattempo si è un po' frantumato. Fantin entra nel rettilineo finale a prendersi quest'ultima volata a punteggio doppio, portando a casa 10 punti. Nel frattempo arriva anche l'altro gruppo. Risultato della seconda volata: vince il numero 59 Kevin Fantin del Gottardo Giochi Caneva, portando a casa 10 punti. Secondo numero 60 Leonardo Galli del Gottardo Giochi Caneva, che porta a casa 6 punti. Terzo numero 49 Leonardo Tonon del pedale Marenese, che guadagna 4 punti. Quarto numero 71 Alvise De Rosso del Postioma, che porta a casa 2 punti. La classifica finale vede al primo posto numero 59 Kevin Fantin con 15 punti, secondo numero 60 Leonardo Galli del Gottardo Giochi Caneva con 6 punti, terzo numero 49 Leonardo Tonon del pedale Marenese con 5 punti, quarto numero 71 Alvise De Rosso del Postioma con 5 punti, quinto numero 64 Cristiano Liessi del pedale Marenese con 2 punti. Nel frattempo sono pronti a salire in pista anche la categoria G6, anche loro svolgeranno la corsa a punti. Svolgeranno 9 giri della pista con 3 volate, ultima a punteggio doppio. Nel frattempo i G6 salgono in pista, molto energici, devo dire. In pista troviamo il numero 72 Andrea Maniago del Team Cycling Project, numero 74 Francesco Mucignato del Postioma, numero 76 Niccolò Burriola del Gottardo Giochi Caneva, numero 78 Di Martino Marco del Gottardo Giochi Caneva, numero 85 Alessio Strizzolo del Jumps Bike, numero 86 Riccardo Massarutto della Jumps Bike, numero 91 Tommaso Ghirardo del Team Bosco di Orsago, numero 92 Francesco Gallo del Team Bosco di Orsago, numero 93 Giacomo Longo del Team Bosco di Orsago, numero 96 Samuele De Martin del Team Bosco di Orsago e numero 98 Lisa Montagnier del pedale Flaibanese, l'unica ragazza anche in pista. Pronti a partire, svolgeranno 3 volate, ultima a punteggio doppio. Si preparano per svolgere il giro di assestamento, cui pedaleranno rimanendo uniti. Successivamente verrà data la partenza valida. Alla partenza valida svolgeranno 9 giri con 3 volate, ultima a punteggio doppio. La signora intanto si sventola perché fa molto caldo qui in pista. Qui in cabina di regia fa fresco perché abbiamo il pinguino, mentre sotto il tendone in campo c'è da dire che fa veramente molto caldo. Con calma, rimanendo uniti, il G6 percorrono la parabolica box. Viene data la partenza valida alla categoria G6, che svolgeranno la corsa a punti. Vediamo un po' accelerare di andatura, sempre rimanendo compatti. G6 o non G6? Il gruppo sempre abbastanza compatto entra in parabolica box. Ed
esce dalla parabolica box portandosi sul rettilineo di arrivo, meno 8 giri al termine. Giovanissimi allenati da Claudio Bigaran qui in pista. Gruppo sempre compatto che pedala accelerando un po' di andatura. Al passaggio campana per la categoria G6, prossimo giro, prima volata. Per ora non ci sono state azioni di distacco dal gruppo. Accelerano un po' l'andatura. Entrano in parabolica box. E si portano sul rettilineo d'arrivo. Conduce numero 74 Francesco Mucignato del Postioma, che va a prendere questa prima volata. Nel frattempo noi attendiamo l'ufficialità dal giudice. Non era Mucignato, ma era Maniago, che va a prendersi questa prima volata. Andrea Maniago del Team Cycling Project. Correzione, la prima volata è vinta da numero 74 Francesco Mucignato del Postioma, che porta a casa 5 punti. Segue numero 91 Tommaso Ghirardo del Team Bosco di Orsago con 3 punti. Terzo numero 86 Riccardo Massaruto della Jumps Bike, portando a casa 2 punti. Quarta numero 98 Lisa Montagnier del pedale Flybanese, portando a casa 1 punto. Gruppo sempre compatto, ancora 2 volate da svolgere. Suona la campana, meno 4 giri al termine, prossimo giro, seconda volata. Il gruppo nel frattempo rimane compatto, adesso si sta allungando, vediamo che aumentano l'andatura. Vediamo i corridori che cercano di portarsi in testa. Escono dalla parabolica box. Vediamo chi andrà questa seconda volata. Attendiamo l'ufficialità dalla giuria. Risultato della seconda volata: primo numero 72 Andrea Maniago del Team Cycling Project, segue numero 86 Riccardo Massarutto della Jumps Bike, terzo numero 85 Alessio Strizzolo del Jumps Bike, quarto numero 91 Tommaso Ghirardo del Team Bosco di Orsago. Aggiornamento della classifica generale: a pari merito troviamo numero 74 Francesco Mucignato del Postioma, numero 86 Riccardo Massarutto della Jumps Bike e numero 72 Andrea Maniago del Team Cycling Project con 5 punti. Al passaggio dei corridori sul rettilineo d'arrivo verrà suonata la campana, non solo a simboleggiare ultimo giro della pista, ma anche ultima volata a punteggio doppio per la categoria G6.
suona la campana per la categoria G6 al prossimo passaggio volata a punteggio doppio. Accelerano di andatura, si porta in vantaggio il Francesco Mocignato del Postioma, che va a prendersi questa ultima volata a punteggio doppio con un discreto vantaggio sul resto del gruppo. Attendiamo il secondo, terzo e quarto dalla giuria. Di conseguenza vince Francesco Mocignato del Postioma con quindi sulla classica generale. Andiamo per il resto l'ufficialità dal giudice. Risultato: terza volata, numero 74 Francesco Mocignato del Postioma porta a casa 10 punti, secondo numero 86 Riccardo Massarutto della Jumps Bike con 6 punti, terzo numero 91 Tommaso Ghirardo Team Bosco di Orsago che porta a casa 4 punti, quarto numero 72 Andrea Magnago del Team Cycling Project con 2 punti. Vince Francesco Mocignato del Postioma con 11 punti, secondo Riccardo Massarutto della Jumps Bike con 11 punti, terzo Tommaso Ghirardo del Team Bosco di Orsago con 8 punti. Adesso con calma diamo la linea alla regia per un break pubblicitario. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. Diventare green è la scelta giusta e conveniente. Con GEA Rinnovabili diventa anche la scelta più facile. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'80% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili. Facile, efficace, garantito. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta! Bettina, sei sempre la solita! Made in Friulovest, il fare che fa la differenza.
State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Rieccoci tornati alla Velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone per quello che è la gara, la corsa, la Madison per quanto riguarda le donne. Abbiamo la Madison per quanto riguarda le donne elite. In pista abbiamo 13 coppie. 12. Manca una avrà rinunciato all'ultimo, lo scopriremo solamente vivendo. Ci sarà la coppia che manca all'appello. Si vanno raggruppando le ragazze. Data partenza valida, vediamo. Parte, questa volta si è presa un po' tardi con la pistola, comunque ha dato il colpo col fischietto. Sono partiti lo stesso, anche se il pistolero è stato le coppie in timetable. Coppia 1 con Wilkinson Daniel e Nehemiah, coppia 2 Nemkova Barbara, numero 3 Linciodette Francesca Regan, numero 4 Leo coppia 5 Alzina Martina Barbieri Racchione, coppia 6 Adela Yates Eva con Escalera Isabella, coppia numero 7 Lawrence Stefani e Ingram Bethany, coppia 8 Grossi Vittoria e Samari di Linda, coppia 9 Kakita Mao e Kajiara Yumi, coppia 10 Vandermolen Yuli e Rostovcheva Maria, coppia 11 Ismailova Samira e Rizaova Asalla, coppia 12 Kozieva Naposat e Zerasa Anna, coppia 13 Garzon Gabriele Siri Irma. 50 giri? Sì, 50 giri per loro, perché i primi 4 sono andati e non è gara 6 serie, sono gara UCI, quindi volata ogni 5 giri. 46 al termine, prima volata. Si allunga il gruppo dalla
nel rettilineo opposto. Vettel sotto finish. Interessante questa volata. La prima volata. Vediamo l'ufficialità della prima volata. Alzini Martina, Lorenz Stefani, Aguilera Yaguez Eva e Grassi. Vittoria. Le prime 4 atlete portarsi a casa la prima volata. Mancano 42 giri. Prossimo passaggio, siamo al secondo sprint. Seconda volata, secondo sprint. Lanciato anche questo dal rettilineo opposto. C'è, attenzione, c'è un atleta in pista. Bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Bandiera rossa. Si muove. È arrivato prontamente il medico, il dottor Piccoli. Ho spaventato perché non la vedevo muoversi. Bandiera rossa, gara neutralizzata. Assistita dal medico, dottor Piccoli Giovanni, medico del velodromo, dallo staff della Sogit. Nulla di grave. Nel tempo le altre atlete scendono in pista. Non è stata non ce ne sono mai cadute facili, cadute belle, cadute brutte, ma questa è veramente male.
Andiamo con un break pubblicitario e ritorniamo sperando di avere notizie più migliori. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. Diventare green è la scelta giusta e conveniente. Con GEA Rinnovabili diventa anche la scelta più facile. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'80% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili. Facile, efficace, garantito. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta! Bettina, ma sei sempre la solita! Made in Friulovest, il fare che fa la differenza. State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigonovo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279.
e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. E troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1, Vigo Novo, dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto. Banca della Marca, da 130 anni la banca di questo territorio. Diventare green è la scelta giusta e conveniente. Con GEA Rinnovabili diventa anche la scelta più facile. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'8% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili, facile, efficace, garantito. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta! Bettina, sei sempre la solita! Made in Friulovest, il fare che fa la differenza.
State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigonovo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Sonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. Vi troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1, Vigonovo dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. Diventare green è la scelta giusta e conveniente. Con GEA Rinnovabili diventa anche la scelta più facile. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'80% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili, facile, efficace, garantito. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta! Bettina, sei sempre la solita! Made in Friulovest, il fare che fa la differenza.
State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigonovo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. Vi troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1 Vigonovo dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto. Ben tornati al velodromo Ottavio Bottecchia e abbiamo avuto un brivido lungo la schiena per una brutta caduta che ha coinvolto Vittoria Grassi. Diciamolo subito, la ragazza è cosciente, è stata in via precauzionale portata al nosocomio di Pordenone. La ragazza è comunque cosciente, parla, si ricorda, quindi non è già bene così, insomma, purtroppo è la parte brutta di questo sport. La parte brutta sono le cadute, io ne ho viste tante e ti restano ogni volta, rimane sempre con un attimino di sospiro. Torniamo alla competizione con 44 giri ancora da fare per le donne. Eccoli qua, sono in 11. E ripartiamo. Il giro che stavano facendo prima era, quando c'è stata la caduta, era proprio il giro volata, quindi è stata annullata. Non è stata disputata, pardon, la volata. Si riparte dai 4 giri precedenti per dare modo a tutte quante di rimettersi in sesto anche emotivamente, ma questo lo facciamo, siamo abituati a farlo molto molto velocemente. Colpo di pistola, via. Si riparte. Molto probabilmente la caduta anche determinata in un momento di cambio con Linda Sanarini, uscita di curva, uscita di parabolica, velocità sostenuta, una mano sul manubrio, si sta un attimo a perdere l'equilibrio, basta fare un tocco, una presa non corretta e si finisce giù a terra. Va bene, torniamo alla competizione, ragazzi che stanno andando via veloce, cambio tra le due americane. Siamo alla prima campana, anzi sostanzialmente è la seconda campana. Campana, le americane Ingram, Bethany e Lawrence Stephanie che stanno conducendo in questo momento la corsa in pista.
con Ingram Bethany inquadrata, che si porta nettamente in vantaggio sul rettilineo finale. Rettilineo d'arrivo senza problemi per la coppia statunitense. Al photo finish, forse per la posizione di rincalzo sicuramente la coppia delle due statunitense. Secondo sprint vinto appunto dalla Lawrence Ingram. Adesso vediamo le posizioni alzo con gli altri punteggi. Ecco la scavolata. Lauren Stephanie e Ingram Bethany, Mao Kakita e Yumi Kashira, Martina Alzini e Rachele Barbieri, Yaez Eva Aguela e Isabella Escalera. Questa è la seconda volata. Siamo già in arrivo per la terza campana, 36 giri al termine. Classifica generale, la coppia 7 conduce a 8 punti, con la coppia 5 Alzini, la coppia 7 Ingram Lawrence, la coppia 5 Alzini Barbieri 7, e terza la coppia 6 Aguela Scalera con Kakita e Kashiara. Ora molto presto per dare un responso, dato vediamo la volata con Alzini e Barbieri, con Alzini e Barbieri che l'hanno vinta facile. Alzini e Barbieri l'hanno vinta facile per portarsi a casa i 5 punti, cercando di resistere al ritorno delle avversarie. Non abbiamo ancora la composizione della volata, che arriva adesso. Alzini Barbieri, Lawrence Ingram, Kakita Kashiara, Deglie Wilkinson. E si va avanti, 30 al passaggio, 32 giri. Trentadue giri al termine, si aspettano le ragazze. Il giro con la campana. Proviamo a gustarci la volata numero 4.
Piana, c'è Bagar in testa, Bagar volata. Quarta volata con la coppia 2 Rugovac e Nemkova. Kakita Kashiara, Azzini Barbieri, Ismalova, Rizaova, Rugovac, Nemkova. Questo quarto sprint. Guida in questo momento in pista la coppia numero 2 Rugovac Nemkova. Riusciamo a darvi anche una classifica provvisoria dopo 4 sprint in l'azione le due atlete. Rugovac e Nemkova. Eccola, testa la coppia Azzini Racheli 15, seconda Lorenz Ekram 11, Kakita e Kashiara più staccate tutte le altre. Altro suono di campana, siamo al giro di boa, quinto sprint. Anche qui il photo finish c'è un po' da lavorare. Prima la 6, il Chiarone Nagoya, seconda la 5, Azzini Barbieri, terza la 11, Quinto sprint andato in archivio. Tutti vanno a formare il bello Aguela e Scalera, Azzini Barbieri, Ismalova, Rizaola, Lorenz. Questa la quinta. (22) i passaggi ancora sotto la mia postazione. Classifica gli Azzini Barbieri consolidano la leadership con 18 punti. Loro sono a 12. Sono giro campana. Le cambiano le
Portarsi, cambiano al punto 3, si lancia lo sprint. Erano le due giapponesi erano le due nipponiche. Con Kakita Kashihara a regolare il gruppo nella volata numero 6. La composizione del resto della volata. Kakita Kashihara, Alzini, Barbieri, Rugovac, Nankova, Lawrence, Gramma. Queste le atlete andate a punti. Hanno calato un po' il ritmo. Quadrata con la numero 10 nero, Maria Rostensieva. La campana sul gruppo. Mancano 16 giri al termine. Nuovamente il tentativo di allungo da parte delle due nipponiche, li risponde però non hanno vita facile le due nipponiche, anche se sembra che anche questo giro portano a casa altri 5 punti. Scusate. Settimo sprint con nuovamente le due nipponiche Kakita e Kashihara a portarsi a casa. Parte in caccia al dorsale 4. Dorsale 4, le due coppie Leung e Lee. Kakita Kashihara, Ismailova Rizaova, Alzini Barbieri, Lawrence Ingram. Diamo uno sguardo veloce anche alla classifica. Continua nell'azione la coppia 4, Lee Tsai-wing e Leung Wing-ji. Un po' tardi con l'iniziativa, perché se volevano portarsi a casa 20 punti, un attimino muovere prima Alzini Barbieri 23, Kakita Kashihara 20, 14, Lawrence Ingram e giù le altre. 11 giri continuano Lee e Leung. Mezzo velodromo di vantaggio, quello qui inquadrato nel rettilineo opposto. Il dorsale rosso Wing-ji Lee, Wing-ji Leung.
mentre la casella 4, la casella numero 1. E anche qui il finisce si sta con Alzini, Barbieri e le due americane. Deve proprio controllare anche con la camera ad alta velocità vedere cosa è andato a chi. Continuano a pialare con l'idea di poter, la convinzione di poter entrare sulla coda del gruppo, ma i giri si dimezzano velocemente, scendono velocemente. Al termine Lee Young, secondo Alzini, Barbieri, terza Aguela e Scalera, quarta Lawrence Ingram. Americani addirittura quarta sulle finite, sembravano potendosi il secondo posto in questa volata, addirittura quarte. Classifica sempre Alzini e Barbieri in testa, che stanno con Alzini, Barbieri in testa 26 punti, con Nikita Kashiara 20, Lawrence Ingram 15. Siamo al giro campana anche per il gruppo, la pesca l'ha già presa la campana. Arriva anche il gruppo. No, non Insistono Lee e Zeung, che nel frattempo risalgono un po' su in classifica. Hanno già vinto 2 volate, ne hanno molti di più Alzini. Lee Leung, Rugovac, Nemkova, Lawrence Ingram e Alzini, Barbieri che portano, rosicchiano un altro punticino. Ai meno 3, qui alle loro spalle Lee Leung, Kong. Mancano 2 giri al termine. Alzini e Barbieri a 27, Kakita Kashira a 20, Lawrence Ingram 17, Aguela Scalera e Lee Young a 10. Non è ancora tutto deciso, manca ancora un giro per le battistrada. Porteranno a casa 10 punti che non sono sufficienti per vincere. Potrebbero risalire sul podio. Campana per tutta la comitiva, tutta l'allegra comitiva. Eccola.
Eccolo intanto che arriva Lee Zheng-Wing. E abbiamo l'ultima volata. Ultimo sprint andato in pista a punteggio doppio che fa smuovere quella che è la classifica finale, sia uno che l'altra. C'è la validazione. Vince l'ultimo sprint Lee Leong con Kakita Kashiara, Ring Patishan e Alzini Barbieri Rachele. Andiamo a vedere la classifica finale. La classifica finale per vedere chi si è aggiudicato la corsa Madison femminile di Hong Kong, che rientrano ai box. Ed eccola la classifica. Vincono la nazionale italiana con Alzini Martina e Barbieri Rachele a punti 29, a punti 26 Kakita Mao e Kashiara Ayumi, a punti 20 Lee Zheng-Wing e Leong Wing G. Seguono Lawrence Ingram e giù le altre con punteggi più ridotti. Qui davanti alla mia postazione abbiamo la coppia vincitrice. Arrivando le due atlete dell'Italia, Rachele Barbieri col numero rosso e questo che sta arrivando, Martina Alzini, ricevono l'applauso del pubblico. Eccole qua, si abbracciano. In ogni caso un bel risultato per entrambe, le campionesse, un parterre di vittorie non indifferente. Sono con il mio collega sul palco che lo invidio molto, tranquillo come quadrato, si ricorda di tutto e di più, io un po' meno. Eccole qui le due, Alzini e Barbieri, vincitrici della Madison. Un'intervista.
pista. Sì, come diceva Rachele, intanto correre in Italia è sempre una bella emozione, correre con la maglia azzurra per ancora di più e vincere con la maglia azzurra è qualcosa di stupendo. Non è sempre facile incastrare gli impegni tra strada e pista, quindi a maggior ragione sono molto contenta e anche onorata di essere riuscita a partecipare quest'anno alla vostra manifestazione. Tu sei stata 2 volte campionessa del mondo dell'insegnamento a squadre. Questa prova di Pordenone e le vittorie su strada, dove ti proiettano? Diciamo che è una stagione ad oggi ricca di soddisfazione per me, quindi adesso sinceramente penso nel breve termine, penso a divertirmi questa settimana in pista. Domenica correrò il campionato europeo Derni, quindi diciamo che guardando l'attualità sono molto contenta di oggi, ringrazio Rachele per questa bella prova fatta insieme, penso che è una coppia inedita, non abbiamo mai corso insieme della Madison e spero di aver fatto divertire. Amici, Martina Alvini in questa pista ha già vinto il campionato italiano del Derni allenata da Cristian Danioli, una dedica a Vittoria Grassi. Assolutamente, che oltre a essere compagna di nazionale per me in questi giorni è la mia compagna di stanza. Quindi il mio pensiero in primis va a lei, le auguro il meglio e soprattutto che abbia solo non abbia fratture o comunque che guarisca presto. L'applauso degli sportivi per Martina e Rachele. E il saluto delle 2 atlete in pista, mentre sul velodromo stanno salendo i ragazzi per la gara a punti. Nel frattempo possiamo andare con un break pubblicitario regia. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'80% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili, facile, efficace, garantito. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo previdenziale da sottoscrivere fin da giovanissimi per cogliere grandi opportunità e vantaggi. E si può anche regalare. Mi pareva l'occasione perfetta. Come perfetta è questa torta! Bettina, sei sempre la solita! Made in Friulovest, il fare che fa la differenza. Rientriamo in studio con la partenza della corsa a punti per la
categoria Open. Andiamo alla pistolettata, eccola qua, di Chiara Compagnien. Sono in 32 in pista. Intenso sarà una gara dura e impegnativa per tutti. È tornato a trovarci nuovamente qui in cabina di regia il signor Thomas della Light. Buonasera, bentornato, fa piacere rivederla. Buonasera. Insomma, la pista l'ha attirata fino in fondo, insomma è stata una calamita. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, siamo qua anche questa sera a seguire le gare perché sì, visto gli altri due appuntamenti in cui c'eravamo, ci siamo divertiti e siamo entrati in sinergia anche con gli atleti che abbiamo incontrato a più riprese, ci stiamo divertendo e approfittiamo di questa inclusione sportiva, insomma, quindi assolutamente, noi siamo ben contenti di averla qui con noi. La sua coppia come sta andando? Ma mi pare insomma che si stia difendendo abbastanza bene. I risultati insomma sono un po' altalenanti, ma beh, insomma sulla parte Light Tech voi avete il numero 5? Sì, esatto. Sì, corretto. Abbiamo il riflesso qui in cabina di regia ci sono i due giapponesi, esatto. So e Chun, sì, che insomma si stanno difendendo e beh, certo che si devono difendere da calibri grossi importanti. Va bene, d'accordo, insomma, sono ben stimolati, Quando ci sono le gare ciclistiche partono in 176, ma uno vince, gli altri 175 purtroppo devono accontentarsi di vedere il suo numero di stile. Abbiamo parlato l'altra sera della vostra attività, l'attività di progettazione, di vernice, di componenti per la restrizione di quello che è mobile, non solo vernice se non ricordo male, anche altre componenti importanti. Sì, allora principalmente la nostra produzione è rivolta alle vernici. Noi diciamo come punto di forza abbiamo la personalizzazione e il servizio, quindi tutto ciò che ci viene richiesto è il nostro stimolo a cercare, è una sfida ogni volta, no, per noi, ecco qui la sinergia con lo sport in un certo senso, perché ogni richiesta diventa una nuova ricerca, una nuova sfida, un nuovo obiettivo da inseguire, no? Visto che per rimanere un po' in tema di pista, no? In un certo senso, quindi andiamo a sviluppare prodotti su misura in base alla richiesta, a volte per ottimizzare, per cercare nuove soluzioni estetiche o quant'altro, insomma, di volte no. Ecco, voi fate un componente del settore del legno, qui questa è una zona dove il legno è la padrona, insomma, ho lavorato tanti anni nel settore del legno, completamente il settore. C'è ancora questa forza trainante della manifatturiera del legno qui nella nostra zona, oppure col tempo sta segnando un po' il passo visto anche i nuovi mercati che arrivano da diversi paesi? No, diciamo che rimane comunque un punto di riferimento importante. Si sono modificati, diciamo, volumi piuttosto che materiali in generale e da qui le sfide appunto a seguire il mercato con nuovi prodotti. L'evoluzione nei 30 anni, diciamo 40 di trascorsi sono stati molto importanti, insomma un'evoluzione forte nei materiali, nelle evoluzioni lavorative, nei materiali di consumo, di creazione e quant'altro, insomma. Quindi quello che una volta era il legno adesso è stato sostituito di vestimenti per creare tutto quello che è il design interno, insomma, l'arredamento e quant'altro. Ecco, i mercati dell'est, che sono quelli in forte sviluppo, quanto ci condizionano ancora? O siamo ancora noi a condizionare il lavori? No, i mercati dell'est sono comunque trainanti e è un bene, tra virgolette, perché il mercato italiano si è un po' rallentato, insomma, negli ultimi anni.
le richieste sono sempre importanti, ci sono molte realtà interessanti, ci sono sviluppi anche esteri importanti che tutti nella filiera, diciamo che noi facciamo parte della filiera un po' del mobile e cerchiamo di soddisfare i chiedi. Nel frattempo che siamo qua con le Short Thomas, sentiamo anche le comunicazioni perché la gara intanto sta andando avanti, sono le due, si sta dividendo un po' in due quello che è il gruppo con la parte delle retrovie che si sta portando entrando. Ci sono 5 atleti in caccia e altri 6-7 in contrattacco che molto probabilmente si staranno avvicinando, li prenderanno nel giro di qualche giro. Ne mancano 63 al termine. È diversa la visione del consumo. Sì, completamente. Ma è bello di poter girare anche qua all'interno di questo, vedere dall'alto, vedere dall'interno, e si entra proprio nel vivo della gara. Un po' quella da qui si vorrebbe essere là, che là vorrebbe essere di qua, per potersi vedere le due cose, le varie emozioni. Bene, io la ringrazio di essere tornato con noi, averci raccontato della sua azienda, aver parlato di quello che è la tecnologia che segue quello che è il pet breeding, che è una cosa più naturale, che cresce anche non volendolo, che lo veste, lo trasforma e lo fa diventare una cosa importante che tutti quanti noi abbiamo in casa. Io la ringrazio, grazie a voi. Se vuole tornare noi siamo qui ancora altri 2 giorni. Certamente. Dovevo anche noi tornare al lavoro. e ci daremo appuntamento l'anno prossimo. Ringraziamo il signor Thomas della Lightech. Nel frattempo gli 8 di testa hanno raggiunto i 6, sono in 15 in testa con il gruppo alle loro spalle 17, ma vedo che il gruppo in testa sta rallentando e quelli in seguimento accelerano notevolmente, quindi si ricongiungeranno tra poco. Siamo al giro sprint vinto da Fantini Cristian nella Olmo. Terzo sprint, forse non sono stati nemmeno messi non sono andati in onda nemmeno gli sprint precedenti, ma allora partiamo da questo che è il terzo sprint. Vediamo se arrivano le comunicazioni, arrivano la sua impressione per poter darvi tutte le informazioni necessarie. Eccolo qui, Fantini Cristian, Cannella Xavier, Stella Davide e Kojima Naoki. Questa il terzo sprint. Gli altri 2 sprint è stato vinto il primo da Sansuke Imamura e il secondo da Chris Ernst. Fantini Cristian a punti 8 con 5 punti Ernst e Imamura. Mancano ancora tantissime volate, ce ne sono ancora 12, di cui una a punteggio doppio, con il gruppo che si è nuovamente quasi ricompattato. Una volta del nipponico Sansuke Imamura assieme all'atleta del Factor Racing May Flies, che cercano di allungare, di dare il ritmo alla gara. Mancano. Cinque atleti fanno compagnia in testa. Eccoli in volata. Anche qui da finish.
lungo biscione degli atleti. Rimangono sempre lì un po' a bagnomaria. I atleti in caccia. Sveto Nikita, Cannella Xavier, Fresh Mai e Imamura Sansuke. La quarta volata. 52 tornate alla conclusione. Suono campana, primi 25 giri sono andati. Prova, 1, 2, prova, sì. Prova, sì. Prova, sì. Prova, sì, 1, 2. Eccola qui la testa, i 5 atleti, vediamo se si spartiranno anche questa volta il punteggio, i punti, con Sansuke Imamura che transita per primo. Stanno visionando. Prova, sì. Prova, sì. Quinta volata appunto vinta da Imamura. Sansuke Imamura che ha preso i 5 punti dell'ultima volata. Gli ha fatto compagnia. Sansuke Imamura, Nikita Tsevekov, Naoki Kojima e Xavier Canellas. Questi gli atleti. E devo dare uno sguardo anche alla classifica dopo i primi 25 giri, le prime 5 sprint. Questa inquadrata è la testa della corsa. Sansuke Imamura 11, Cristian Fantini e Nikita Tsevekov 8, Xavier Canella 7 e giù gli altri. Siamo nuovamente in zona punti. Stanno prendendo. Sesto sprint con gli atleti che hanno sprintato. Gli atleti che hanno sprintato pronti anche a entrare in coda per entrare nel gruppo più numeroso e poi sono diversi
8 atleti. Fiorin, Rostekov, Stanisvieschi e Imamura. Stesso sesto sprint. Riprendiamo la diretta dalla pista. Eccoli qui. No, non è questa la testa. Sono appena passati sotto la mia postazione. La testa che un po' di confusione. La testa passa adesso sotto la mia postazione. C'è la testa passa adesso sotto la mia postazione. C'è un po' di sotto le comunicazioni tra giuria e quant'altro. Sono allora è successo di tutto. È successo di tutto in queste ultime fasi. Stavo ascoltando le comunicazioni con la settima volata che è andata in pista. Questa è la testa. Volata con Savekin, Prospicin, Tarada e Kuboki. In più 8 atleti hanno preso il giro, quindi 20 punti, e la classifica si è di molto allungata e si è diventata corposa. Adesso teniamo lo sprint numero 8, dopo avremo la classifica aggiornata. Lavorare questa sera sulla corsa a punti come è stato prima sulla Madison. Abbiamo l'ottavo sprint e poi abbiamo anche una controllata quella che è la classifica generale. C'è ancora l'ottavo sprint. L'ottavo sprint con Propiskin, Ernst,
Savekin e Kuboki. E con questo sprint e con i giri presi precedentemente cambia notevolmente quella che è la classifica generale. Cambia la classifica generale quando siamo a 32 giri dal termine. Molto combattuta comunque questa gara da parte di tutti gli atleti. Ci sono state alcune defezioni. Classifica con Imamura 32, Zvecco 28 e Canellas 27, 25 per Fiorin e giù 23-22 punti per Kojima, Rostekov e Flyas. Rostov è arrivato altro giro allo sprint numero 9. Cambiato notevolmente un po' il tutto, la volata vinta da Bansek davanti a Canellas, Kojima e Imamura, ma quello che conta è che ci sono state ben 10 coppie che hanno... Sono state 10 coppie, 10 atleti che hanno preso il giro, hanno preso nuovamente il giro, quindi si sono presi altri 20 punti. Adesso passiamo direttamente alla classifica per capire cosa è successo fino a questo momento. Eccola qui la classifica con Imamura Sasuke 53 punti, Xavier Canellas 50, Naoki Kojima 45, 30 punti, Filip Proklinski. Mancano ancora 6 sprint. C'è stato da pedalare oggi, 26 giri al termine, 50 già svolti, non si sono risparmiati. Non si sono risparmiati. Con la volata numero 10. Prendono sia punti che anche il giro i componenti dell'ultima volata. Giri su giri, punti su punti presi. Vediamo la formazione dell'ultima volata. L'ultima volata vinta da
Galli, Nicolò davanti a Rostokiev, Stella e Stanisvieschi. Classifica generale che cambia notevolmente. Stanno nuovamente per prendere un altro giro gli atleti di coda. Entrano adesso, lo sprint cambia, sono entrati undicesimo sprint con poco prima dell'11° sprint ci sono diversi atleti che sono andati a prendere il giro. Eccola qui, Cannella, Simamura, Savekin e Prokopinskin con altri 2, 4, 6, 8 atleti che portano a casa nuovamente il giro. Abbiamo l'aggiornamento in questo momento della classifica. Con ancora due atleti, questi due sono la testa, che se rientrano hanno gloria anche loro, 20 punti per entrambi, ma si aspettano di entrare dopo la volata. Entrano dopo la volata. Se danno prima traguardo e giro, bella, i due atleti Banasek e Kuboki hanno preso i punti della volata e poi sono entrati ancora, quindi hanno preso 25 punti. Mancano ancora 3 volate. Vediamo la composizione dell'ultimo sprint. Eccolo con Bansek, Kuboki, Rostokiev e Brenner. Che portano a casa i primi due 5 punti e 3 punti più altri 20 perché sono arrivati a prendersi il giro.
Banasek, Kuboki, Rostoshev e Brenner. Classifica. Lanciata la volata per il terzultimo sprint. Terzultimo sprint. Terzultimo sprint vinto da Nikita Zvekov davanti a Sasuke Imamura, Xavier Canellas e Fantini. Classifica. È arrivata la classifica con la volata precedente. Eccola qui la classifica con Sasuke Imamura 79, Xavier Canella 77, Naoki Kojima 65 e Nikita Zvekov 53. Tutti molto stretti, ci sono ancora 10 punti, 10-15 punti ancora da potersi spartire. Questa è la testa inquadrata adesso. Questa è inquadrata la testa con il giapponese. Questa con Kuboki, Katsushige Kuboki e con Filip Prokopinskin. 5 giri al termine, questa è già la volata in cui i due atleti sicuramente si portano a casa i punti, con Prokopinskin davanti a Kuboki. Quattordicesimo sprint andato. Manca ancora uno sprint. Eccolo qui, Prokospin, Kuboki, Canellas e Imamura, con Imamura che va a tenere testa a Canellas in classifica generale. 80 punti per Imamura, 79 per Canellas. Xavier, manca l'ultima volata. Siamo a 2 giri dal termine. 2 giri al termine. Con la battaglia tra Imamura e Canellas. Xavier. Campana, ultimo giro. Ultimo giro.
Ultimo giro, la volata tra Prokinski e Imamura con il dorsale 20, no, Kuboki, scusate, Kuboki e Prokinski, con Kuboki che si porta a casa i 20 punti da stabilire adesso le altre due posizioni, perché c'è un punto di gap tra Imamura e Canellas. Via sta prendendo tutti quanti i numeri della coda. È stata una battaglia, molti atleti che hanno preso il giro. I due ci sono già, gli altri al foot finish che mi stanno estrapolando. C'è Pathos. Tendendo la composizione dell'ultima volata, che darà anche poi il vincitore. Eccola, Kuboki, Prokinski, Terada, Ngpak, Yang. Questa ultima volata, e pertanto in funzione di quello che è l'ultima volata possiamo decretare il vincitore con il vincitore Sansuke Imamura della nazionale giapponese. Sta arrivando, eccolo qui, Sansuke Imamura per un punto davanti a Canellas. Prende i fiori. Eccolo. Come conferma la classifica, Sansuke Imamura 80 punti, 79 Xavier Canellas 65. Kaoki Koshima. E adesso possiamo andare con un mini break e ritorniamo con lo scratch della categoria giovanili. Da 130 anni, la banca di questo territorio. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840.
Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Buonasera e bentornati in pista. Adesso proseguiamo con le gare di contorno della 6 serie, ossia le gare promozionali. In pista adesso corrono i G5 con 6 giri scratch, quindi ci sarà solamente la volata alla fine. In pista ritroviamo numero 49 Leonardo Tonon del pedale Maranese, numero 53 Filippo Giacobbo del Team Bosco di Orsago, numero 59 Kevin Fantin del Gottardo Giochi Caneva, numero 60 Leonardo Galli del Gottardo Giochi Caneva, numero 62 Giorgio Santin del pedale Marenese, numero 64 Cristiano Liessi del pedale Marenese, numero 71 Alvise De Rosso del Postioma. Nel frattempo il gruppo prosegue compatto nella parabolica opposta, proseguono con calma. Ecco che c'è stato c'è un tentativo di allungo di due corridori che viene stoppato dal gruppo quasi subito, che si presenta allungato a meno 4 giri al termine. Davanti abbiamo un corridore del pedale Marenese. Il gruppo prosegue in fila indiana con calma. Vediamo sempre con la stessa andatura. Entrano allungati in parabolica box. Ed escono con calma dalla parabolica box, portandosi sul rettilineo d'arrivo, meno 3 giri al termine. Vediamo un tentativo del Team Bosco di Orsago stoppato subito. Questo slancio ha fatto accelerare il gruppo che si sta frammentando. Vediamo il gruppo un po' frastagliato. Ritorna compatto e si porta sul rettilineo, meno 2 giri al termine. Prossimo giro campana. Ecco che prova a staccarsi un corridore del Caneva. Gruppo disgregato. Ecco che si stacca che va in caccia un corridore del Caneva. Il gruppo di conseguenza accelera di andatura. Suona la campana. Prossimo giro ci sarà la volata finale dello scratch categoria G5.
Va in caccia numero 59 Kevin Fantin del Gottardo Giochi Caneva. Al passaggio volata che decreterà il vincitore di questo scratch categoria G5. Ecco che se la va a prendere il corridore del Caneva. Si disputa tra due corridori. Vediamo inquadrato il corridore del Caneva che ha vinto questo scratch. Attendiamo l'ufficialità dalla giuria. Niente ancora, aspettiamo la giuria. In pista intanto si vanno a posizionare i G6. Abbiamo anche il risultato della categoria G5 dello scratch. Vince numero 59 Kevin Fantin del Gottardo Giochi Caneva. Secondo classificato numero 71 Alvise De Ross del Postioma. Terzo classificato numero 64 Cristiano Liessi del pedale marenese. Quarto classificato Tonon Leonardo del pedale marenese. Quinto classificato numero 60 Leonardo Galli del Gottardo Giochi Caneva. Sesto classificato numero 53 Filippo Giacobbo del Team Bosco di Orsago. Settimo classificato numero 62 Giorgio Santin del pedale marenese. Proseguiamo in pista con lo scratch categoria G6. In pista troviamo numero 72 Andrea Maniago del Team Cycling Project, del B-Team Cycling Project. Numero 74 Francesco Bucignato del Postioma. Numero 76 Nicolò Buriola del Gottardo Giochi Caneva. Numero 78 Marco Di Martino del Gottardo Giochi Caneva. Numero 85 Alessio Strizzolo della Jumps Bike. Numero 86 Massarutto Riccardo della Jumps Bike. Numero 91 Tommaso Ghirardo del Team Bosco di Orsago. Numero 92 Francesco Gallo del Team Bosco di Orsago. Numero 93 Giacomo Longo del Team Bosco di Orsago. Numero 96 Samuele De Martini del Team Bosco di Orsago. Numero 98 Lisa Montagnier del pedale flaibanese. Svolgeranno 8 giri scratch con volata finale. Hanno già svolto un giro. Nel frattempo il gruppo si presenta compatto, proseguendo a un'andatura molto tranquilla. Sempre compatti, non c'è stata nessuna azione emozionante per ora. Proseguono con molta calma i G6.
Ecco, accelerano un po' di andatura. G6 sono ultima categoria dei giovanissimi. Prossimo anno passeranno alla categoria esordienti e per le gare qui in pista cambieranno bicicletta, in quanto sarà una bici senza freni, quindi cambia anche il modo di correre. Gruppo sempre compatto. Compatto senza nessuna iniziativa ancora presa dai corridori. Vediamo che accelerano di andatura, entrando in parabolica box, portandosi sul rettilineo d'arrivo. Un corridore del Gottardo Giochi Caneva che cerca di prendere un certo distacco dal gruppo, meno 5 giri al termine. Vediamo il corridore numero 78, Marco Di Martino del Gottardo Giochi Caneva, che viene risucchiato dal gruppo dopo il suo tentativo di caccia. Intanto si porta avanti un corridore del Team Bosco di Orsago. Vediamo se il tentativo è andato a buon fine. No, non è andato a buon fine. Vediamo il gruppo che comunque gli è a ruota. 4 giri al termine. Gruppo per ora sempre compatto. Hanno ripreso un'andatura tranquilla. Il pedale Flybane, il Team Bosco di Orsago nel frattempo ha fatto un nuovo tentativo di allungo sul gruppo. Anche questo non gli ha permesso di guadagnare un grande vantaggio. Il gruppo è sempre compatto. Compatto a meno 2 giri al termine. Meno 2 giri al termine. Prossimo passaggio, campana, che va a simboleggiare l'ultimo giro. E ci sarà poi volata finale. Sempre compatto, mantiene sempre un'andatura abbastanza tranquilla. Conservano le energie per la volata finale. Sul rettilineo prendono campana. Prossimo giro, volata finale, che vediamo come danno giù tutto, usano tutte le energie acquisite durante il giro fatto con calma, energie conservate per la volata che decreterà il vincitore del Scratch categoria G6. Davanti troviamo il numero 72 Andrea Magnago e 74 Francesco Mucignato. Ecco che vediamo la volata finale. Vince il numero 74 Francesco Mucignato del Postioma, seguito da numero 72 Andrea Magnago del B-Team Cycling Project. Complimenti a tutti, attendiamo l'ufficialità dalla giuria.
I primi 3 vincitori abbiamo il primo classificato numero 74 Francesco Mucignato del Postioma, numero 72 Andrea Maniago del B Team Cycling Project, terzo classificato numero 86 Riccardo Massarutto della Jumps Bike Team Buia. Vediamo le donne sedute pronte per il Keirin, per la finale. Allora passo la parola alla regia e ci vediamo dopo per la finale Keirin donne. CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare. I tuoi progetti in un mondo così complesso. Certo, giocare in casa rende tutto più possibile. Più di 100 banche di credito cooperativo si sono unite intorno a una visione di futuro che punta al bene comune. Sono le banche della tua comunità, banche che non mollano il territorio. Come te. Diventare green è la scelta giusta e conveniente. Con GEA Rinnovabili diventa anche la scelta più facile. Da sempre ci dedichiamo a portare l'energia sostenibile nelle vostre case e aziende. Offriamo un servizio completo e su misura, dalla consulenza all'installazione fino alla manutenzione dei tuoi impianti. Con un impianto fotovoltaico puoi risparmiare fino all'80% sui costi dell'energia. GEA Rinnovabili. Facile, efficace, garantito. Che bella festa hai organizzato! Giorgio è un bambino davvero molto fortunato. È il primo compleanno, è un evento speciale. Io invece non ti ho ancora ringraziato per il regalo. È solo un pensiero. Un pensiero importante, cara. Ma come ti è venuta l'idea? Me l'hanno suggerita in Friulovest Banca. Con loro è sempre come stare in famiglia. È una cosa semplice, ma molto importante per il futuro di Giorgio. Un fondo... Rientrati in pista al velodromo Ottavio Botteglia con le due finali del Keirin. Keirin che è una specialità poco conosciuta oppure poco nota qui in Italia, ma in altri paesi, soprattutto in Giappone, è la specialità regina dove
ci sono atleti che vivono, il loro lavoro è fare l'atleta del Keirin, dove dietro all'atleta ci sono scommesse importanti, quindi vittorie importanti perché il Keirin funziona con il Derni davanti, fa 6 giri aumentando la velocità, dopodiché si sposta e le atlete hanno 4 giri di volata, hanno una volata continua, 4 giri, ecco si sposta il Keirin, hanno 2 giri scusatemi di volata e quindi si danno il tutto per tutto per vincere la competizione. Pista la 1 Selva Francesca, la 35 Barattini e Piera, 46 Dora Fatrai e 49 Regen Pattiscialla. Questa è la finalina, la finale di consolazione dal 7° al 12° posto. Non prendono il via Grassi Vittoria, che ha avuto purtroppo l'incidente prima, e Aguela Iguazela, che vengono classificate al 12° posto. Ecco la volata, partita già dal rettilineo opposto. Con l'atleta con il dorsale 1, Selva Francesca del Velodrome Marcon, a prendersi il 7° posto, la settima piazza. E adesso abbiamo la finale Eccolo qui, Francesca Selva che si va a prendere l'applauso. E adesso la finale dal 1° al 6° posto con Elena Casarrojas del Genesis Cycling Team. La nazionale polacca abbiamo Nikola Sibiak e Marlena Karłacka. Per la nazionale italiana Fiamme Oro abbiamo Rachele Barbieri, Miriam Vece e Mattia Cento. Grandi atleti. Deve arrivare il Derni, prendere velocità. Velocità che aumenta progressivamente. Quello che parte dal rettilineo opposto, il Derni, e al punto 3 del velodromo. Questa entrata è partenza. Arriva dal fondo, rischio, parte il Derni e gli atleti si vanno ad accodare secondo il sorteggio che è stato fatto. Prima della partenza devono tenere la loro posizione, quindi inquadratura la soggettiva dalla camera del Derni. Le Barbieri tre giri al termine. Segue sempre il Derni, atleta delle Fiamme Oro. Faccio
fatica a vedere il numero dietro davanti con il movimento. Dovrebbe essere Rachele Barbieri, non ho visto prima il sorteggio. Sono a 2 giri, il Derni si sposta e poi partono le sfide, partono le accelerazioni. Chi è dietro è notevolmente avvantaggiato, chi è davanti deve guardarsi le spalle, deve guardarsi. C'è un scatto di un'altra atleta delle Fiamme Oro. Fila indiana, vanno a prendere la campana. Su quella adesso è Rachele Barbieri che cerca di resistere per il ritorno delle due polacche che hanno innestato la quinta, la sesta, la settima, tutto quello che avevano e hanno dato giù il tutto con all'esterno anche la campionessa ungherese di specialità. Vediamo al photo finish, va a vincere invece Miriam Vece, campionessa italiana di specialità per il Keirin, porta a casa la vittoria Miriam Vece della nazionale italiana, partendo sul photo finish. L'ordine d'arrivo che è volata, vinta da Miriam Vece davanti a Sibiak, ancora Nicola Sibiak davanti a Caserosa, poi Cenci Matilde, Karwachka Marlena. In cabina con la di regia è arrivato un gradito ospite, il signor Valerio Zanardo della Dight, e quella che voi fate macchinario visto per tante cose interessanti, ma l'ultimo che avevo visto, soprattutto anche dalla pubblicità, quel macchinario che serve per lo posso dire in dialetto o lo devo dire in italiano? Diciamolo pure in dialetto, visto che è una macchina a chilometro zero, quindi molto regionale. Quello che si dice che serve per sarpire la vigna, la potatura invernale della vigna. Esatto. Siccome mio papà lui amava, proprio adorava la vigna, quindi anche la potatura la faceva a mano. Io sarei veramente curioso di vedere come lavora quella macchina, perché imparando da quello che mi ha stato mio papà, quindi scegliere tagliare il legno vecchio, seguire l'idraulica della pianta, quindi selezionare il tralcio lungo a sufficienza, bello sano, per poter archettare per l'anno prossimo. Quindi è un'arte, effettivamente potare è un'arte, è stato un dispendio notevole di energie, soprattutto di tecnica, di imparare bene la tecnica, di seguire gli agricoltori passo passo nella loro arte, perché è un'arte, e trasformarla in qualcosa di completamente meccanizzato, anzi direi robotizzato, perché fino adesso in agricoltura si parlava di meccanizzazione, con la nostra macchina siamo passati avanti, si parla di automazione e di robotizzazione del vigneto. Ecco sì, infatti la macchina si vede che sta lavorando da sola, non ci sono operatori a fianco, quindi c'è una grande ricerca, grande software, grande programmazione dietro a tutto quanto. È un progetto, diciamo, da lunga data, sono 8 anni che si pensava a questo progetto, abbiamo fatto dei piccoli test, piccoli passi, in 8 anni avevamo fatto, siamo riusciti a fare un mezzo prototipo 2 anni fa, in modo da fare i test degli algoritmi per capire se la strada che avevamo intrapreso potesse essere una strada di successo, ma non tanto di successo nostro, ma di successo del risultato, perché poi l'importante è il risultato, è quello che conta, il risultato sulla vigna. Quindi abbiamo fatto un primo test, una prima dimostrazione privata, per pochi. Abbiamo visto notevole interesse e abbiamo non solo suscitato la curiosità, ma abbiamo riscontrato anche un vero e proprio gradimento da parte delle prime aziende che sono venute a vedere questo prototipo, e questo ci ha dato la forza e l'energia per proseguire a sprombattuto
con questa, chiamiamola avventura, anche se non è proprio più un'avventura, e portare a termine un progetto che ci sta dando attualmente delle grandi soddisfazioni. Abbiamo interesse da tutto il mondo, perché ci chiamano dal Canada, dall'Australia, dagli Stati Uniti, da tutta Europa, perché è una macchina effettivamente rivoluzionaria, una macchina che comunque lavora da sola in completa autonomia, tutta elettrica, quindi non inquina, non altera gli equilibri del campo. È una macchina semplicemente che fa il lavoro di circa 15-16 operai, perché lavora 24 su 24, giorno e notte, pioggia, vento, grandine che adesso è proprio di attualità. Sì, purtroppo sì. E quindi è una macchina che è stata pensata all'inizio, tutti quanti un po' mi osteggiavano dicendo ma tutte le grandi scoperte all'inizio certo, state osteggiate. Sì, dicendo appunto ma porti via il lavoro agli operai. È una macchina che non è stata pensata proprio per portare via il lavoro agli operai, ma per facilitare il lavoro degli operai. È una macchina che serve per togliere la fatica e può lavorare anche in combinata, che dà la soluzione che ci dà maggiore soddisfazione. Lavorare in combinata significa che la macchina stralcia, pulisce il vigneto e gli operai ne bastano 1/2 che piegano e legano, che è il lavoro più divertente e meno faticoso, per cui vista dalla nostra parte non l'abbiamo fatto con l'intento di lasciare a casa tutti gli operatori invernali del vigneto, ma semplicemente di fare quel lavoro brutto, faticoso, che è quello di tagliare e di pulire il vigneto, renderlo pronto per l'archetatura oppure per la lavorazione successiva. Ecco che con questa idea è una macchina che aiuta l'agricoltore in campo, non lo sostituisce. Che autonomia ha? Allora, la macchina supera le 30 ore di autonomia e le versioni che consegniamo da settembre in poi hanno addirittura a bordo un KERS per il recupero dell'energia elettrica dei motori in rallentamento, in frenata, e quindi andiamo ancora di più ad aumentare questa autonomia. Supereremo sicuramente le 33-34 ore di autonomia, ma non è vincolante l'autonomia, perché la macchina può essere ricaricata facilmente al volo in 5 minuti, oppure c'è il modello con le batterie estraibili, quindi si tolgono le batterie 3 alla volta, si portano a casa e si riportano e la macchina continua a lavorare sempre. Un carico di energia intero sono più di 33-34 ore, però la macchina non si ferma mai col sistema che abbiamo fatto di sostituzione al volo delle batterie. Io so che sono stato da voi a fare delle riprese qualche anno fa, visto che tecnologicamente avete sempre quel passo in più avanti alla ricerca di qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo che non c'è ancora. E qualche altro progetto interessante che avete fatto o che magari ci state pensando già in modo fattivo? Allora, il mio lavoro è 40 anni, ho fatto di automazione industriale, sempre con un occhio all'aiutare le aziende a migliorare il modo e la fatica sul lavoro, non a sostituire la gente. Questa era la prima base, quindi dopo 40 anni siamo passati a questo progetto, ma non è un progetto fine a se stesso, perché prevede già dal prossimo anno la potatura dell'olivo e poi la potatura dei frutteti, sempre tutto quanto a filari, coltivazione super intensiva. Ormai tutto il mondo dell'agricoltura si sta muovendo, si sta spostando dal frutto ad albero piuttosto che dall'olivo ad albero al super intensivo, ovviamente per aumentare e per facilitare tutta la meccanizzazione del campo, ovviamente a togliere la fatica del lavoro. Esatto. Ormai l'economia è parte integrante anche delle aziende agricole. Una volta era un'economia che era basata su chiamiamolo con un termine non proprio nazionale, ma un stand alone. Un'azienda agricola poteva vivere da sola, chi aveva le galline, la mucca, le stalle, il maiale. Diciamo che era un'economia abbastanza chiusa. Adesso ormai queste realtà, non solo da noi ma in tutto il mondo, stanno sparendo, sono già sparite tutte. Sono delle vere e proprie industrie. Un'azienda agricola non sono più come si chiamava una volta il contadino, sono degli imprenditori agricoli, e anche lì purtroppo o per fortuna, dipende da che parte si vede, l'economia deve avere il suo tornaconto, quindi ci deve essere un prodotto che rende, che funziona, e questo deve essere ovviamente agevolato da un costo della manodopera che è sempre più insostenibile per l'agricoltura, perché mentre qui in zona noi abbiamo delle coltivazioni
tipo Prosecco che ancora rendono parecchio, ma ci sono delle realtà anche europee in paesi molto più sviluppati o sviluppati come l'Italia, che non si direbbe mai, dove il vigneto fanno fatica a sostenerlo se non aiutati dai governi centrali. È proprio l'agricoltura, per quanto poco, si è impoverita, quindi ormai da solo, se c'è un campo seminativo, non rende più, o dicono che non rende più, a meno che non abbia enormi quantità. Ecco che con l'automazione o con la meccanizzazione anche le piccole realtà possono continuare a sopravvivere, non solo accorparsi, non solo i grossi che cercano di accorpare, quindi ovviamente uno che ha appezzamenti grossi, enormi, il suo lo porta sempre a casa, ma bisogna pensare anche alla piccola realtà che con pochi ettari deve comunque sopravvivere. Posso dire una cosa, visto che fa anche caldo, lei proprio trasuda passione per quello che fa e anche competenza, proprio la si sente da come parla, da come proprio le brillano gli occhi quando prima ha parlato della sua creatura, perché io immagino come per me certe cose, anche per lei, queste sono creature che si fanno, si vivono, e quando li si vedono realizzate c'è la piena soddisfazione. Ecco, quello che mi dà soddisfazione non è solo la nostra creatura aziendale, ma è tutto lo staff tecnico che ho, che è uno staff secondo me di prim'ordine, tutta gente locale, tutta gente della zona, ma tutta gente che vive con passione questa avventura. Non passa giorno che non ci siano delle idee che spuntano, e da noi vige la legge, chiamiamola così, che chi ha un'idea la sviluppa, la sottopone al gruppo, si fa una discussione, se è qualcosa di valido, chi l'ha avuta comincia a portarla avanti con l'aiuto, se serve, di altra gente, perché abbiamo softwareisti, abbiamo progettisti meccanici, abbiamo costruttori, tutto all'interno. Abbiamo mantenuto praticamente tutto quello che c'è di tecnologico all'interno. La nostra macchina è stata sviluppata, il nostro progetto è stato sviluppato completamente dalla A alla Z all'interno dell'azienda. Non ci siamo avvalsi né di esterni né di niente, dal software alla realizzazione, progettazione. Abbiamo fatto praticamente tutto all'interno, questo per mantenere proprio un prodotto totalmente locale, e anche i fornitori sono tutti, chiamiamoli a chilometro zero, perché il più distante, noi che abbiamo la ragione sociale a Pasiano, ma per questioni di ristrutturazione Capannone siamo spostati a Oderzo, ma il fornitore più distante è di Pordenone, quindi siamo proprio in un giro di 20 km, abbiamo raggruppato proprio tutta la tecnologia e tutto il fare di questa macchina. Ecco, adesso stanno iniziando le premiazioni, è giusto che lei sia lì perché deve premiare anche, prendersi l'applauso del pubblico e anche conoscere i suoi atleti con il dossale 20. Lei ha sempre avuto il dossale 20, sempre la maglia 20, sì. Viola e bianca a righe. Ringraziamo il signor Valerio Zanardo della Diet, e spero che il prossimo anno qualcosa di nuovo, anche di innovativo. Ringrazio gli amici della pista per la loro enorme fatica, che ogni anno so che fanno dei sacrifici immani per portare avanti questo spettacolo bellissimo. Io dico sempre, di base sono un calciofilo, sono innamorato del calcio, e la bicicletta l'ho scoperto con gli amici della pista, quindi vi ringrazio e buon proseguimento. Grazie al signor Valerio Zanardo della Diet per essere stato qui ospite con noi. Adesso lo lasciamo andare alle premiazioni, a premiare gli atleti che questa sera hanno disputato le varie gare. Adesso inizieremo a premiare la categoria G5, i giovanissimi che stanno arrivando alla spicciolata sotto la postazione delle premiazioni. Andiamo con un mini break pubblicitario e poi torniamo con la zona premiazioni. Da 130 anni, la banca di questo territorio.
CRM costruisce e ripara componenti meccaniche di precisione per l'industria meccanica, l'artigiano e l'edilizia, con l'ausilio di tecnologia computerizzata ed all'avanguardia nel settore. Inoltre effettua la saldatura di qualunque materiale. CRM da 15 anni, esperienza e competenza al servizio del professionista. CRM, costruzione e riparazioni meccaniche. Ci trovi a Pasiano, in via Gallopat 110, telefono 0434 628590 oppure 339 488 9840. E siamo pronti per quello che è la cerimonia protocollare di premiazione della categoria giovanissimi. Andiamo a premiare la corsa a punti. Li vediamo tutti gli scalpitanti. Nel frattempo e allora partono con i G5 della corsa a punti. Sono arrivati tutti. Erano lì pronti a partire, poi sono stati stoppati. C'è un attimino di impasse, non importa la pronuncia. C'è un attimino di pausa, quello che così andiamo più tranquilli. Eccoli che escono con la premiazione. Eccoli i ragazzini. Premia Fabio Nogarotto, le Tecno Saldature. Allora, il sesto classificato è una classifica un po' diversa. E c'ho Fantin, Galli, Tonon, De Ros, Lessi e Santin. Fantin José del Gottardo Giochi Canema, a fianco a lui De Rossa Alvise del Postioma, e poi al terzo posto dovrebbe essere stato Lessi Cristiano. Si va a premiare la categoria G6. G6 Scratch. No, G6 con... partiamo con il G6 Scratch. Sì, quello di prima era il
premiato lo scratch, adesso si va a premiare lo scratch della categoria G6. Sempre con Fabio Nogarotto della Tecnosaldature. Prendiamo la categoria G6. Sesto classificato Gallo Francesco del team Bosco di Orsago. Al quinto posto Ghirardo Tommaso quinto posto Strizzolo Alessio della James Bike, eccolo qua che viene premiato il sesto classificato. Al quinto posto abbiamo per la James Bike Strizzolo Alessio. Quarto classificato Ghirardo Tommaso al team Bosco di Orsago. Terzo posto per Massarutto Riccardo della James Bike. Secondo Maniago Andrea del B-Team Cycling Project. E il vincitore è Francesco Mucignato del Postioma. Così come pure la prima ragazzina, sempre per il pedale flybanese con la inquadrata, abbiamo Lisa Montagnar. Ecco la premiazione terminata, quella della categoria G6. Adesso si torna a premiare la categoria G5. Questa volta andiamo con la corsa a punti categoria G5. Di nuovo pronti i ragazzini ad uscire. Eccoli che escono. Start. Sono titubanti, non so. Mancavano le miss, giustamente. Mancava la loro guida. Corsa punti categoria G5, non ci sono ragazzine. Mi dispiace per quello che è rimasto fuori perché erano in 7, sono premiati in 6. Al sesto posto Santin Giorgio del pedale maranese, quinto Liessi Cristiano pedale maranese. Al quarto posto abbiamo De Rossa Alvise Postioma. Terzo inquadrato adesso Tonon Leonardo pedale maranese. Al secondo posto Galli Leonardo Gottardo Giochi Caneva. E il primo è Fantin Kevin José del Gottardo Giochi Caneva. Passiamo con i G6 corsa a punti. Qui la spuntata Mucignato Francesco.
Corsa a punti G6. Sesto posto per il Gottardo Giochi Caneva con Buriola Nicolò. Al quinto posto abbiamo Strizzolo Alessio del James Bike Team di Buia. Quarto classificato abbiamo Maniaco Andrea del B-Cycling Project. Terzo posto per Ghirardo Tommaso, il Team Bosco di Orsago. Al secondo Massaluto Riccardo, James Bike Team di Buia. E il vincitore Mucignato Francesco del Postioma, assieme a Montagnier Lisa del pedale Flybanese. Eccoli. I giovanissimi. Adesso vediamo se andiamo subito con la gara. Adesso si parte con l'ultima gara della serata, poi ci sarà il blocco di premiazioni. L'ultima gara è la Madison della 6 serie, 80 giri, 8 volate. C'è nel frattempo la consegna del Memorial Demetrio Moras al direttore sportivo del Caneva. C'è il direttore sportivo con i ragazzi che hanno partecipato quest'oggi. Viene consegnata la targa, penso che sia proprio Paola Viatti. Sì, non è questa, sta arrivando Paola Viatti. Paola Viatti con Graziano. Paola Viatti, la moglie di Demetrio. Insomma, a Pordenone non puoi trovare nessuno che non sappia chi è Demetrio Moraschi. È stato anche per me un grande maestro. Io sono entrato, eccola qui, Paola Viatti, un po' consumata dall'età. È sempre stata una donna bellissima, piena di energia e tutto. Si è un po' consumata con la mancanza di Demetrio, a cui lei era legatissima. Demetrio ha insegnato tanto a tanti, è stata una persona di grandissimo valore, fermo nelle sue idee, fermo nelle sue idee, giuste, uomo giusto tra i giusti. Pordenone gli ha anche dedicato una piazzetta a Demetrio Moras. È stato lui il fondatore della Pordenone Pedala, fondatore di tante cose sportive. Aveva fondato il football americano qui a Pordenone, che è diventato campione italiano, e ha sempre seguito il ciclismo, era giudice nazionale. A me ha insegnato tante cose, tra cui come leggere l'americana. Io ero appena arrivato e gli ho detto: americana non ci capisco niente. Lui non ha detto arrangiati, mi ha preso in parte, mi ha preso un foglio bianco, ha fatto 2 linee e ha detto: adesso te la spiego io. Sono bastati 10 minuti della sua spiegazione e ho capito bene l'americana, che poi continuo a insegnarla agli altri. Una persona di grande umiltà, ma grande conoscenza in tutto quello che ha fatto. Ha lasciato un segno indelebile in Pordenone, Demetrio Moras. La targa, il memorial ai ragazzi del Caneva.
Nel frattempo, eccoli qui i ragazzi che dopo la foto riscendono e siamo pronti per le nostre 8 volate per vedere cosa cambierà all'interno della 6 sere. Inquadrato il giapponese, questo è Bortolami Julian. La maglia 15 friulintagli con Sansuke Imamura, che ha vinto anche la corsa a punti prima. Valerio Zanardo, eccolo qui la Daet, coppia numero 20 con Costa Ares. Parte il tutto. Colpo di pistola per il via agli 80 giri. Ieri sera poche coppie hanno perso il giro, però oggi hanno un po' di più chilometri sulla schiena, come si suol dire. Hanno anche un po' di più fatica, anche se comunque loro riposano in altura dove c'è sicuramente fresco, cioè in tutto e per tutto, e ciò gli permette di riposare bene senza l'ausilio di quelli che potrebbero essere i fastidi vari di un climatizzatore o dell'umidità che si riscontra qui in Pordenone. Primi giri tranquilli. Ricordo che in classifica generale c'è sempre la coppia Giulia, Giulia, scusatemi, regia, cosa facciamo? Gliela diamo una sbirciatina alla classifica? Gliela diamo una sbirciatina a questa classifica, perché con le 2 gare scratch è diventata una cosa veramente golosa, eh? Non è qualcosa di tanto scontato, visto che abbiamo un po' di giri di riscaldamento. Eccola qua, passa in testa la coppia 11 e la 15 con 35 punti, 34 la coppia 6 Fiorin Galli e a 33 Eivik e Dorenbos. 1, 2, 3, 4 coppie in 2 punti. A memoria, a giri pieni chiaramente, a memoria non era mai successo. Di solito c'era sempre qualcuno che svettava, quindi si fa veramente interessante la gara questa sera, perché oltre ai 20 punti, attenzione, perché il giro preso, il giro perso cambia tutto, quindi non si può far scappare l'avversario, a meno che non sei tu quello che vuole scappare. Sul trespolo c'è anche il neo giudice Anna Pin, che ha preso confidenza con la pista durante le gare del Master delle piste. Sta aumentando quella che è la sua conoscenza, e vedo che l'hanno messa sempre
seguita da vicino ovviamente da Pavignano, a provare a gestire una gara come questa. Immagino che stia tremando, È molto timida la ragazza, ma è anche brava, però sta tremando. ...72 giri... con la coppia 14 che ha messo un po' di pepe a tutte quante. Come vi dicevo, non si fa scappare nessuno, a meno che quella che deve scappare sono io, ok? Coppia 14 con Bortolami e Bucciarelli hanno più di mezzo velodromo di vantaggio, quindi il gruppo dietro se fossi in loro non starei così tranquillo. È anche vero che sono comunque ad un giro di ritardo e ciò gli permetterebbe di rientrare. Siamo sul giro sprint. Sono arrivati lì. Il primo sprint di 8. Abbiamo il primo sprint. Eccola. 14 Bucciarelli, Bortolami, Tecnosaldatura. Poi abbiamo la 16:40 Matteoli della Gea, 12 Banzac, Stanisveschi dell'Aspiratore Otelli. Conclude la Trenek Rugovac delle Latterie Friulane. Questa la prima. Sta perdendo terreno. Sta perdendo terreno la Bortolami e Bucciarelli. Erano usciti bene. Adesso vediamo se al passaggio qui sotto sta arrivando Bortolami. C'è Bucciarelli sulla parte alta della curva 1, del punto 1. Vediamo se si lanciano. E ancora indietro Bortolami, Bucciarelli appena più avanti, eccolo che lo sta per raggiungere, eccolo qua, sì, infatti si cambiano e via il lancio. Avrei pensato ad un lancio un po' più incisivo. 65 giri al termine, giù in posizione aerodinamica Bucciarelli. Torna ad allungare, mettere un po' di più luce tra lui e il gruppo alle sue spalle. Lo tengono lì alla bagnomaria. Come si dice, non è un uomo di classifica. Tra l'altro oggi non ho nemmeno visto il tour. Chissà cosa ha fatto Pogacar. Un centinaio di metri, sì, no, nulla di più. Quello che è il vantaggio della coppia 14 che torna adesso. Attenzione al cambio, guardate, uno lo prende dietro e giù, via, lanciato Bortolami. Nuova linfa, nuova energia. Il passaggio, ne mancano 2 giri allo sprint. Forse si vuole prendere altri punti preziosi.
62 al termine. Gruppo che sta sopraggiungendo dal rettilineo, questo rettilineo opposto alle tribune, in fila indiana. Uscito anche la coppia 12 e la coppia 4 con Banaszek e Staniswiecki, e la Ernst e Loginov sono fuoriuscite e vanno alla caccia dei battistrada, che comunque non hanno difficoltà a prendersi i punti. Seconda eccola, Buccerelli, Bortolami, Banaszek, Staniswiecki, Ernst, Loginov, Kojiman e Terada. Questa la composizione della volata dello sprint numero 2. Nulla da fare, le tre in testa vengono raggiunte, praticamente sverniciate dal resto del gruppo, che a velocità quasi doppia li superano con in testa uscita, eccola qui la testa, no, sì, la testa con i leader della 6 serie attuali, Galli e Fiorin, che cercano di portare via il giro, cercano di andare a guadagnarsi il giro per mettere tranquillità. Gancio, cambio, Galli ha lanciato Fiorin, si porta dietro anche Stella e Boscaro con Frisley e Costa e Havik e Dorenbos coppia 1, Costa e Frisley coppia 20, che di sicuro non stanno facendo da spettatori. È la volta di Frisley Graham, abbiamo avuto prima qui il signor Valerio Zanardo, e il suo atleta sta onorando la maglia che porta. Tornano a rallentare in testa, i leader lasciano un attimino fare, controllano, sono pronti a gettare un po' di subbuglio in tutta la competizione. Si staccano dietro con l'accelerata che è stata data. C'è stato con 53 giri con i leader. Con Galli, Fiorin, continua l'attacco di Fiorin e Galli, che spingono sull'acceleratore il margine che hanno messo sul ecco che passa coppia 6 e coppia 8, che sono le prime due, ma la coppia 8 si sta
è la testa del gruppo più numeroso, con Galli Fiorin che veramente hanno messo nel mirino la possibilità di prendersi il giro, ma aumenta la velocità anche del gruppo. La volata del gruppo. Terza volata vinta chiaramente dalla coppia leader. Terza volata vinta dalla coppia leader Fiorin Galli. Vediamo le altre posizioni. Seconda la coppia 11 Igual Canellas, terza la coppia 10 Kojima Terada, quarta la coppia 3 Stella Boscaro. Continua l'azione di Fiorin e Galli. Adesso lì è il gruppo, il gruppo è molto molto vicino. Ma la velocità, eccolo qui, del leader. Vediamo, è entrato. Giro acquisito per la coppia numero 6, che quindi va prepotentemente in testa alla 6 serie. È l'unica coppia a giri pieni, visto che prima erano distanti 4 coppie e bastato un'azione preponderante di pochi giri per cambiare quello che è l'assetto della classifica ed avere in testa nuovamente da soli a pieni giri Fiorin e Galli, andando ad onorare quella che è la maglia che ho qui al mio fianco e andando comunque a dare stabilità a quella che è la loro gara senza dover poi pensare a far calcoli e quant'altro. Hanno dato giù tutto e adesso si tratta di controllare quello che fanno gli avversari, perché tutta questa fatica e poi farsi scappare via e trovarsi nelle condizioni che si era poc'anzi, quindi a rincorrere, non va assolutamente bene. Insomma, abbiamo lottato, fatto, ma Galli e Fiorin, campioni di lunga data, sanno leggere bene quella che è la Madison, sanno leggere bene quella che è la gara, andando giro dopo giro a controllare, perché in questo momento si tratta solo di controllare quelle che sono le velleità degli avversari ed essere pronti immediatamente a tarpargli le ali e a smorzare l'attività agonistica. Infatti non sono più loro in primis a tirare, sono in seconda e terza posizione, quello che si dice rompere i cambi, quindi rallentare il ritmo. Si porta in questo momento sull'esterno e via. 40 giri fatti, ricordo sempre il ciclismo, 70% testa, 20% gambe. Un allungo da parte di Frisley Graham. Cambia adesso su Costa Ares. All'uscita dietro di loro il cambio della coppia 8, incaricato Rostovtsev Sergei di tenere alto il ritmo, di andare a prendere punti, velocità che arrivano oltre i 60 km/h, non è cosa da poco. Il risultato dello sprint.
Vediamo la formazione del quarto sprint. Zekov, Rostoicev, Frislir, Costa, Stella Boscaro, Imamura, Kubocchi. Questa la situazione. Pardon. Continuano ad andare D'Amore d'accordo. D'Amore d'accordo davanti. 2. Sono le 4 coppie. ...36 giri al passaggio. Fiorin e Galli con un giro. Seguono Bucciarelli, Bortolami, Banzek, Stanisveschi, Skvekov, Rotosiev e giù le altre. Classifica generale, fanno un bel balzo avanti Galli e Fiorin. ...35 giri. Ripresi gli attaccanti, c'è proprio i leader che stanno controllando attentamente ciò che avviene davanti, non lasciano margine a nessuno di fare quello che vogliono. ...32 giri. ...31, siamo alla campana. Quinto sprint. La volata regolata dalla coppia 2 con Lamon Francesco davanti a Fiorin. Con la volata lo sprint numero 5 che vede Lamon Scartezzini davanti a Fiorin Galli con Kojima Terada al terzo posto e Imamura Kubocchi al prendersi un punto. Una sbirciatina alla classifica ci sta tutta.
perché anche se i leader, eccoli qua, i leader sono a più un giro, gli altri sono tutti quanti lì. Bucciarelli Bortolami 10 punti, con 5 punti abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 coppie e 2 coppie a 3 punti. Bella corta nelle posizioni che non è la prima. Ricordo che comunque i punti sono 20, 12, 10, 8, 6 e 4, quindi non sono pochi da poter dire beh, mi accontento. Nelle regole della 6 serie chi raggiunge i 100 punti guadagna un giro. La vedo un po' complicata quest'anno perché siamo già alla quarta sera e mal che vada arriverebbero a 54 punti i leader, quindi c'è da lavorarci per guadagnare il giro con i punti. Diciamo che si sono spartiti un po' i punti in modo equo. La testa che va al 25 giri al termine. Con Matteoli Francesco a guidare la competizione. Si cambia, si lancia con Samuele 40. E si ritorna tutti in gruppo tranquillamente. Il ritmo è molto alto, molto alto. Hai visto i due leader prendono l'iniziativa ma poi si rialzano. Gioco di controllo. Continua. No, questa volta è la coppia 3. Mi sembrava con Boscaro Davide che lancia in questo momento Stella Davide, pluricampione europeo in pista da juniores, ed è una promessa che sta continuando a dare i suoi frutti nel correre per le UAE Emirates. E ha vinto anche, si è preso alcune soddisfazioni già nel primo anno da professionista, dove mi aveva confidato io ho paura, sono tutti dei mostri, io sono piccolino. E ho detto sì, ma tu sei più tosto di loro. Infatti lo ha dimostrato. Sta andando via veloce Stella. Arriva alla volata. Sesto sprint. Sesto sprint pronto in arrivo con eccolo qui, Stella Boscaro, Ferrari Videla, Kojima Naterada e Ernst Loginov. Continua nell'azione Stella, è qui nel velodromo che l'ha visto nascere e crescere, prendersi grandi soddisfazioni. Non vuole, anche se non vince, però ha detto non voglio fare sicuramente la comparsa, stare nelle retrovie, voglio dimostrare che la maglia che porto, quella della UAE, è più che meritata, e così è.
Mancano 16 giri al passaggio. Eccola, Fiorin e Galli che ormai fanno gara a sé. Bucciarelli e Bortolani 8, si fanno sotto Stella Boscaro con 8 punti, passano in terza posizione. Ferme da un po' le altre posizioni. ...14 giri al termine, vengono riassorbiti Stella e Boscaro. Quindi sono persi. Ecco i leader della corsa. Coppia 10, scusate, coppia 1 e la coppia 6. Certo che quando vogliono aumentare il ritmo non ce n'è per nessuno. Hanno allungato in modo decisivo e sono riusciti a riprendere Boscaro e Stella. Li hanno lasciati lì e vanno via per la tangente. Sembra che non facciano nemmeno fatica. I segnali che si sono fatti con la testa. Non si parla, non si spreca fiato. Bastano pochi gesti con le mani o con la testa per capire l'intenzione e capire quello che si vuole andare a fare. Un attimino ricompattando il gruppo davanti. Nulla di particolare, 11 giri al termine, siamo alla vigilia della penultimo sprint. Sempre 5-3-2-1, non c'è punteggio doppio sull'ultima volata. Ricordo perché quella è... Tac. Eccola. Eccoli. Giù a tutta, giù a tutta, giù a tutta. Sì. Kuboki e Mamura dovrebbero avere passato Zvekov e Rostovsky. Coppia 15/8. Con 8 giri al termine, con la coppia 20 in caccia. Sì, Imamuro Kuboki davanti a Svetov Rostovcev. La Mosca Artezzini vanno a dar la paga a Kojima e Terada al quarto posto. Vanno a regolarli. Ancora un giro, pardon, ancora 7. Ancora una volata a punteggio singolo, non c'è il punteggio doppio. Continua Costa Ares. Ancora 6 giri. Buccerelli Bortolami 10, Stella Boscaro 8, come Kojima Terada e Svetov Rostovcev. Nelle posizioni di rincalzo c'è parecchia carne al fuoco. L'ultima volata sarà decisiva per stabilire chi porta a casa i punti dai 12
in giù, perché i 20 punti sono tutti di Fiorin e Galli, che con quel giro guadagnato chiaramente hanno in tasca non solo la Madison, ma hanno in tasca anche la maglia di leader della 6 Sere Internazionale Città di Pordenone. Al prossimo passaggio 4 giri. Eccolo, questa volta è Frisley Graham. Guardano dall'altra parte del velodromo i leader, vedere dove è la maglia viola. Tre giri, poco più di un chilometro. Arriva Costa Ares, questa volta giù tutta, anche lui cresciuto su questo velodromo, il papà è il tecnico regionale della pista. Transita adesso il gruppo notevolmente più staccato. Prende la campana Costa Ares, sa che ormai è questione di 400 metri per portare a casa altri 5 punti, che con i 3 che hanno li porterebbero 8 punti. Non cosa da poco. Se non ho visto male si sono cambiati, sì, infatti. Frisley Graham senza patemi d'animo, guarda dietro e prende i 5 punti dell'ultima volata. Eccolo qui Frisley Graham. Adesso teniamo la composizione dell'ultima volata. Eccoli, 23-1-8, Frisley Costa, Stella Boscaro, Evik Dorenbos, Svetok Rostovsev. Questa è la composizione dell'ultima volata, ma c'è un ma. Dobbiamo attendere anche per la classifica per i punti. Ci sono 2 coppie a pari merito, anzi sì. Si deve attendere la coda dell'ultima volata per poter decretare le posizioni di rincalzo, ma nel frattempo regia abbiamo in attesa la classifica. Eccola, Fiorin e Galli con Stella Boscaro, Buccerelli, un attimo solo, la classifica che ha visto Fiorin Matteo e Galli Nicolò vincere.
davanti al... Eccoli qui, i due leader. Vincere, eccolo qua, conquistare la Madison prepotentemente con quel giro preso davanti a Stella Davide e Boscoro Davide con Bucciarelli, Nicolas e Bortolami Julian al terzo posto. Fanno sul serio. Fanno sul serio i due atleti della nazionale. Vogliono vincere. Eccoli qua che arrivano entrambi a prendersi il... Con le due miss. Eccole lì. I vincitori della Madison, Fiorin Matteo e Galli Nicolò da St. Chemicals. E intanto che attendiamo un po' il da farsi, potremo andare a gustarci quella che è la classifica generale. La classifica generale della 6 sere per capire un attimino chi vestirà questa sera la maglia. Beh, non è difficile sapere chi vestirà la maglia. Eccolo là. In testa Fiorin Galli, 54 punti, un giro più di tutti. Uguale Cannella, Simamura, Kuboki a 35 punti, seconda e terza posizione. Havik Dorenbos, quarto posto con la Moscartezzini. Tutti, ad eccezione di Fiorin Galli, con un giro in meno. E adesso andiamo con tutte le cerimonie protocollari di premiazione. Nel frattempo, linea un attimo la regia per un mini break pubblicitario. Banca della Marca, da 130 anni, la banca di questo territorio. Dal 1903 realizziamo colori, vernici, tinte ed ogni altra soluzione professionale per rendere spettacolare ogni tua esigenza. L'Hightech ci trovi a Susegana. L'Hightech, il miglior vestito che il tuo prodotto possa indossare.
State entrando in 360 FVG, la banca giovane, moderna, con prodotti innovativi e servizi qualificati per rispondere con competenza e professionalità alle nuove progettualità di famiglie e imprese. La banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG. Continuano da Baviera Elettrodomestici a Vigonovo di Fontana Fredda le favolose offerte €1 su climatizzatori delle migliori marche come Daikin, Mitsubishi, Panasonic, General Electric a partire da €279 e con l'installazione dei nostri tecnici detrazione fiscale del 50%. Approfitta delle ultime bellissime bici in omaggio sui prodotti Miele Liber, il massimo su lavaggio e conservazione degli alimenti. Viene a scoprire la nuova gamma dei televisori Löwe con pannello OLED ed hard disk integrato per registrare con semplicità i tuoi programmi. Troverai inoltre cellulari, computer, televisori ed elettrodomestici delle migliori marche. Baviera €1 Vigonovo dal 1969, il miglior servizio per il miglior prodotto. Bentornati al Velodromo Ottavio Bottecchia. Entriamo subito con la cerimonia protocollare di premiazione della Madison Donne Elite. Premia Michele Del Puppo di volata. Terza coppia classificata. Da Hong Kong abbiamo Tse Wing Lee e Wingji Leung. Al secondo posto vengono sempre sorridenti. Vengono dal Giappone per Mao Kakita e Yumi Kaijahara. Per le vincitrici fanno parte della nazionale italiana Martina Alzini e Rachele Barbieri. Eccole qui. Barbieri è la nostra destra con la maglia della Polizia delle Fiamme Oro. Eccole qui, vincitrici della Madison Women Elite. E hanno disputato una bella gara le ragazze. Ecco, portano a casa anche una serie di prodotti delle latterie friulane, oltre che al vino di Bolzanna e al ricordo di questa magnifica serata qui al Velodromo Ottavio Bottecchia di Pordenone. Quarta sera. E adesso il rito dello spumo. Eccole che si preparano all'apertura del champagne. Ci sposta Eliana. Cos'è, non va? Non parte? Sì, lo fanno tutti insieme. È sempre le giapponesi, anche le ragazze di Hong Kong, che hanno difficoltà. Secondo me proprio non sono abituate a questo rito. Eccole là. Più divertentissime. Eccole qua le ragazze belle e felici sul podio dopo la vittoria e la doccia dello champagne. Adesso le aspetta la doccia vera e propria.
E adesso la cerimonia protocollare si sposta con il Keirin donne. Andiamo adesso con la premiazione del Keirin. Sempre per le donne elite. Eccole che sono pronte a partire. Premia Valerio Zanardo di Dite, l'abbiamo avuto prima qui in cabina di regia per le interviste. Ho parlato con la meravigliosa macchina per sarpire. Siamo con il Keirin, terza classificata per la B-Genesis Cycling Team, Elena Casias-Roige. Al secondo posto per la nazionale polacca Nikola Sibiak. Quando abbiamo fatto gli ordini, gli iscritti l'avevamo messa tra gli uomini. È Nicola, tutti quanti è un uomo. E vince per la Polizia di Stato, confermandosi campionessa italiana non a caso della specialità, Miriam Vece. Eccola. Quella. Scarpini rischia di fare un volo sul prato. Eccola Miriam Vece. Ha proprio la struttura della velocista. Gambe grosse, belle, potenti per esplodere tutta la potenza in pista. E anche per lei lo spumante e i prodotti delle latterie friulane più la pigotta per raccogliere fondi a favore dell'UNICEF. E adesso via di nuovo Eliana, perché arriva un altro bagno di spumante. Mi sa che lì sotto l'erba crescerà su, non proprio dritta. Eccole le ragazze che si vanno a bagnare. È la volta della cerimonia protocollare per gli Open. Vediamo che stanno arrivando i tre atleti per la premiazione della corsa a punti.
Manca proprio il vincitore. No, il vincitore mi sembra che lì. Ecco che arrivano. È sempre un supplizio le promozioni. Li richiami anche nelle gare regionali. Sanno che alla fine della gara tu che hai vinto vieni premiato, quindi e c'è anche un orario ben preciso quello che devo fare. Andiamo con la premiazione della corsa a punti categoria Open. Premia sempre Zanardo, il signor Zanardo, terzo classificato per la nazionale giapponese Naoki Kojima. Al secondo posto per l'Arabai Team abbiamo Xavier Cannellas, che per un solo punto si è visto soffiare il primo posto sul podio dal nazionale giapponese Satsuke Imamura. Eccoli lì. Eccoli. Guardiamo un po' avanti, a domani sera si inizia alle ore 17 con le qualificazioni della velocità. Eccoli qui, gli Open nella corsa a punti. Ci resta che una sola premiazione, che è quella della 6 sere, con la vestizione della maglia dei leader. Eccolo lì Mamura, che è riuscito finalmente a vedere. E Rocky Rubeve, uno dei pochi che quantomeno l'ha assaggiato. Siamo con l'ultima premiazione della serata. Andiamo a premiare il podio della classifica generale della 6 serie internazionale città di Pordenone. Vedo lì dietro già le coppie pronte. Ci siamo. The Miss, anche loro già in pole position. I due giapponesi che devono indossare la maglia 15 perché Imamura è appena stato premiato.
Ce la facciamo, sì? Nel frattempo anche la segreteria sul prato sta lasciando la postazione. Eccoli. Ci siamo, ci siamo. E possiamo dare via alla cerimonia protocollare di premiazione. Premia Stefano Bandolin, vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana, friulano. Terzo posto per le officine meccaniche Salvador, Xavier Canellas e Eric Igual. Eccoli. Alla seconda posizione per la Friuli Intagli, Katsushige Kuboki e Sunsuke Imamura. E per i leader della 6 serie sulla maglia della Das Chemicals, Nicolò Galli e Matteo Fiorin, che si riconfermano leader della 6 serie. Veste la maglia Stefano Bandolin. Eccoli i due atleti della nazionale italiana, che vestono nuovamente la maglia bianco-rossa di leader della 6 serie internazionale città di Pordenone. E con questa bella immagine noi vi diamo appuntamento a domani sera dalle 17, forse anche qualcosina dopo, per la quinta serata della 6 serie internazionale città di Pordenone. Un grazie a tutti quanti di essere stati con noi, buon ringraziamento alla Forma Communication per il supporto tecnico. Buona serata, buon rientro, ma soprattutto buon ciclismo a tutti. Les gars, on mange ou on mange pas? Lui, il a faim. Ah bon, c'est une